Buongiorno e benvenuti, siete pronti alla sfilza infinita di easter eggs e riferimenti in Spider-Man No Way Home? Bene, allora iniziamo subito a vederli. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo, questo è un avviso di spoiler. Il film inizia con le voci del giornalista, già visto in molti prodotti Marvel, di J. Jonah Jameson e del filmato di Mysterio, riprendendo esattamente la fine di Far From Home. Un passante commenta come Peter sia solo un ragazzino, a kid, proprio come fatto da un uomo nella metro in Spider-Man 2. He's just a kid. Vediamo Peter passare davanti a un cartellone che lo raffigura con metamaschera, riferimento a come veniva disegnato nei fumetti quando rifletteva sulla sua doppia identità. All'inizio del film compare la pubblicità per Roger the Musical, vista nella serie Hawkeye, collegando quindi i due prodotti MCU assieme. Mentre Peter e MJ sono sul Manhattan Bridge, compare anche la stessa funivia già vista nella trilogia originale. Lo vediamo poi dondolare nei sotterranei della metro, riferimento ai precedenti Spider-Man che hanno entrambi avuto incontri e scontri collegati a metropolitane. Rivediamo il miglior negozio di sandwich del Queens, già visto in Spider-Man Homecoming. Lo vediamo anche chiudere un tombino usando le ragnatele, riferimento alla scena finale di The Amazing Spider-Man 2. Rivediamo anche la maglietta I Survived My Trip to New York City, anch'essa vista in Homecoming. E ritroviamo J.K. Simmons nel ruolo di J. Jonah Jameson, come nella trilogia originale di Raimi, come caporedattore del Daily Bugle, che ora è anche un telegiornale, e riprende il suo ruolo di nemico numero 1 di Spider-Man nel mondo della stampa. Dietro di lui vediamo anche poster che incriminano Peter dicendo che è colpevole, un criminale, una minaccia, che era meglio quando era stato blippato, che dovrebbero rinchiuderlo in prigione e che alla gente manca Mysterio. Si vedono poi le copertine di famosi giornali quali il Time, che raffigura un baby Spider-Man che piange, e la scritta interrogativa Iron Man Jr., per via del rapporto stretto tra Tony e Peter. Vediamo anche delle finte foto segnaletiche del trio, e i numeri di Peter sono 071500, possibile riferimento al fumetto Ultimate Spider-Man numero 15, pubblicato nel 2000, nel quale qualcuno scopre la vera identità di Peter e vuole rivelarla. Compare poi l'agente Cleary, personaggio dei fumetti dell'unità Damage Control, precedentemente vista nel primo Spider-Man, e sulla quale Marvel aveva un tempo previsto di fare una serie TV che poi però non venne prodotta. Ci viene ricordato l'amore di Peter per Star Wars con i modellini di una navicella spaziale e di Luke. Vediamo anche il caricatore della Iron Spider senza però la tuta all'interno, e gli occhiali Edith già visti appunto in Spider-Man Far From Home. Durante l'interrogatorio l'agente Cleary dice che Nick Fury è stato lontano dalla Terra nell'ultimo anno, ricordandoci quindi che è su una navicella spaziale Skrull e che lo rivedremo per Secret Invasion. E vediamo Peter indossare la stessa maglietta già vista in Homecoming. Vediamo anche che MJ indossa la collana con la dahlia nera, presa per lei da Peter in Spider-Man Far From Home, e che Ned si riferisce a se stesso come il Guy in the Chair, titolo che si era dato in Homecoming. Vediamo poi l'edificio di Stark Industries e una foto di Happy con la stessa acconciatura che l'abbiamo visto avere nei flashback di Iron Man 3. Ma soprattutto Charlie Cox che torna nei panni di Matt Murdock, ossia Daredevil. Abbiamo poi un possibile riferimento alla trama di Armor Wars, quando Matt dice a Happy che lui potrebbe essere nei guai in quanto capo della sicurezza della Stark Industries, e per via della sparizione di tecnologia Stark. E fun fact, Jon Favreau, l'attore che interpreta Happy, interpretò anche il ruolo di Foggy Nelson, il miglior amico di Matt, nel film del 2003. Matt poi prende al volo il mattone lanciato contro Peter, strizzando così l'occhio ai fan, facendoci capire che Daredevil è finalmente tornato ed è ufficialmente nell'MCU. A casa di Happy rivediamo Dummy, il robot di Tony visto nel primo Iron Man e ricomparso anche in Homecoming mentre aiuta Happy a traslocare dall'Avengers Tower. Mentre Peter e MJ si videochiamano, vediamo i disegni che MJ aveva fatto durante l'ora di punizione in Homecoming. Peter poi parla di quando è stato morso dal ragno, cosa già menzionata in Homecoming ma che nella sua trilogia non abbiamo visto, ma vedremo invece nella serie animata Freshman Year. Vediamo poi Betty Brant continuare il suo ruolo di reporter a scuola e dire "Go get them, Tiger", possibile riferimento alla frase fumettistica di MJ, ossia "Face it, Tiger", ed è anche quello che disse MJ alla fine del secondo Spider-Man. Go get him, Tiger. Vediamo anche un uomo, interpretato da Darnell Appling, amico e assistente di Zendaya nella vita reale, che chiede se avranno degli Spider Babies, riferimento a come nei fumetti MJ e Peter abbiano effettivamente una figlia, ossia Mayday Parker. Vediamo anche un cartello con la faccia di Peter e la scritta Devil in Disguise, ossia diavolo in incognito. Possibile riferimento anche a Matt Murdock, che in incognito è Daredevil, quindi appunto un diavolo. E qualcuno che gli grida "Do a flip", riferimento a questa scena in Homecoming. Ok, Spider-Man! Do a flip! Yeah! Vediamo anche che Flash si è fatto biondo, giusto per essere più simile alla sua controparte fumettistica, e ha scritto un libro intitolato Flashpoint.
possibile riferimento all'omonimo fumetto della DC dove Flash cambia il passato, creando una nuova realtà dove le persone non ricordano alcuni eventi, simile quindi alla trama di questo film. Quando Peter entra a scuola vediamo un Morales che raffigura alcune delle più importanti menti scientifiche, e vediamo anche il padre di Tony, Howard Stark, Hank Pym e il dottor Erskine, lo scienziato che inventò il siero del supersoldato. E un piccolo sacrario dedicato a lui dove vediamo la giacca che indossò in Homecoming per il Decathlon. Mentre MJ legge l'articolo su Spider-Man cita i poteri seduttivi, riferimento a Spider-Woman, che nei fumetti ha effettivamente questi poteri, e sulla copertina si fa riferimento ai Spider-Minions, ossia servitori di Spider-Man, che sono brevemente esistiti nei fumetti di Superior Spider-Man. Vediamo anche la scritta G. Kane fatta a graffiti, riferimento a Jill Kane, uno dei fumettisti di Spider-Man. Quando arriva la lettera dell'MIT vediamo il modellino Lego della Morte Nera, lo stesso visto in Homecoming costruito da Ned, che come in quel film viene distrutto, stavolta a causa di Dummy, cosa che riflette anche la distruzione della Morte Nera sia nel primo che nel terzo film di Star Wars. Vediamo poi che MJ lavora in una locanda, proprio come la MJ della trilogia originale. Appeso come decorazione del locale vediamo poi un possibile riferimento a Stan Lee. Quando Peter entra al Santo Santorium sentiamo la musica di Doctor Strange, la stessa del suo film. Al Santa Santorium vediamo Wong usare i portali per passare da un piano all'altro dell'edificio. No, non è un easter egg, mi faceva solo ridere questa cosa. Strange indossa una felpa della Columbia University, che nei fumetti è dove si è laureato. Scopriamo anche che Wong è diventato lo stregone supremo in quanto Steven è stato blippato, e ci viene ricordato che Strange non possiede più la gemma del tempo, in quanto tutte le gemme dell'infinito sono state distrutte in Endgame. Quando Steven propone di usare le rune, Wong lo avvisa che sono pericolose e che è un incantesimo che si avvicina troppo alla magia oscura, possibile riferimento agli eventi del suo episodio di What If, dove si era appunto lasciato trasportare da incantesimi oscuri diventando Strange Supreme, visto anche nel trailer per il suo secondo film. Strange poi nomina Camartage, il luogo dove era stato addestrato nel suo film, e dice a Peter che il suo problema è che cerca di vivere due vite, Peter Parker e Spider-Man, cosa che era anche il tema centrale degli scorsi film su Spider-Man. Vediamo anche gli apprendisti, uno dei quali potrebbe essere la versione MCU di Zelma Stanton, che cercano di sistemare il reperto che Thor aveva rotto in Ragnarok. Vediamo anche la macchina della cancelliera dell'MIT, che è anche l'università che ha frequentato Tony e dove ha tenuto una presentazione in Civil War, e quella che frequenta Riri Williams, protagonista della futura serie Ironheart. E la macchina reca la targa 63A5M3, che possiamo anche leggere come 63ASM3, quindi il numero 63 di The Amazing Spider-Man, dove compaiono sia Kingpin che Mr. Negative, entrambi i personaggi che potremo vedere nei prossimi film su Spider-Man, oppure più probabilmente può riferirsi al numero 3 di The Amazing Spider-Man pubblicato nel 1963, dove c'è la prima apparizione di Dr. Octopus. Dietro questa targa vediamo quella del taxi che reca i numeri 1228, o meglio il 28 dicembre, riferimento alla data di nascita di Stan Lee. Quando arriva Dr. Octopus sentiamo la stessa musica che lo caratterizzava in Spider-Man 2 e dice The power of the sun in the palm of my hand, che era esattamente la stessa cosa che aveva detto nel secondo film su Spider-Man. The power of the sun in the palm of my hand. Peter poi cerca di aiutare Otto, proprio come lo Spider-Man di Andrew cercava di aiutare Electro nel secondo film di The Amazing Spider-Man. How about you come with me? Go somewhere we'll talk. Away from all these people, okay? Continua dicendo che avrebbe dovuto uccidere la sua fidanzata quando non aveva la possibilità, riferimento al secondo Spider-Man quando ha rapito Mary Jane e stava per ucciderla. Quando Dr. Octopus gli lancia addosso una macchina vediamo la targa ASM 8183, che può riferirsi al fumetto di Amazing Spider-Man 246 pubblicato il 1 agosto del 1983 e incentrato sulle diverse opzioni di decisione che Peter deve prendere riguardo il suo futuro, coincidendo quindi con la trama del film, e nel quale si parla anche del multiverso. Oppure può riferirsi ai numeri 81 e 83 di The Amazing Spider-Man, dove compaiono rispettivamente Miles Morales e Kingpin. Peter poi fa dondolare la macchina su una ragnatela, riferimento ad una scena molto simile in The Amazing Spider-Man. Dr. Octopus poi commenta il costume di Peter, che è dotato di nanotecnologia, la stessa usata da Tony per la sua armatura in Infinity War e che esiste nella trilogia originale, citata appunto da Peter. I read all your research on nanotechnology. Quando Peter prende controllo delle braccia meccaniche di Otto, lui dice loro "Listen to me", stessa cosa che aveva detto alla fine del secondo Spider-Man. Listen to me now. La cravatta tagliata è un riferimento a quella di Peter in Spider-Man 3. Vediamo poi una pumpkin bomb, le stesse che Green Goblin usava nella trilogia originale. Quando Ned incontra Strange gli dice di sua nonna della possibilità che la sua famiglia sia magica, possibile foreshadow alla facilità con cui userà l'anello di Strange e di un'effettiva presenza di magia nella sua famiglia. Strange poi fa riferimento a Scooby-Doo quando incita Peter, MJ e Ned a recuperare i visitatori degli altri universi, simile a come il gruppo di ragazzini nel cartone risolve misteri. MJ poi dice a Peter che la prossima volta che sta per prendere una decisione che potrebbe rompere l'universo di avvisarli, così potranno aiutarlo. Il che è un foreshadow della fine del film, quando Peter, senza consultarli, decide di far dimenticare a tutti chi sia.
In tutto il film c'è anche un gran uso di TikTok, l'app più in voga degli ultimi tempi, sulla quale tra l'altro c'è un intero account dedicato al Daily Bugle, con video dove compaiono tra i tanti personaggi Betty Brant e J. Jonah Jameson. E qui vediamo un TikTok di una persona che ha realmente ricreato l'aliante di Green Goblin durante l'estate del 2021. Vediamo poi il costume nero, che è niente di meno del costume normale ma indossato al rovescio, e abbiamo già visto l'interno del costume in Homecoming. E vediamo MJ e Ned in videochiamata con Peter, e devo essere onesta, mi ha fatto alquanto ridere questa scena perché messi così sembra che sia un Teletubbies. E vediamo poi Electro che da blu, come nel film in cui compare, diventa giallo, come la sua controparte fumettistica. E questo cambio viene spiegato dal fatto che l'energia in questo universo sia diversa rispetto a quella da dove proviene Max. E quando compare sentiamo il suo tema musicale dubstep, lo stesso che c'era anche in The Amazing Spider-Man 2. E rivediamo anche Sandman che, riprendendo la fine riconciliata tra lui e Peter in Spider-Man 3, cerca di aiutare questo Peter proteggendolo da Electro. Peter poi dà un costume da pompiere Electro, che può essere un riferimento a come in The Amazing Spider-Man 2 l'eroe avesse aiutato i pompieri e indossato un casco da pompiere mentre combatteva il cattivo. Max poi fa riferimento al piano di Connors alla fine del primo di Amazing Spider-Man, quando cercò di trasformare tutti in lucertole usando la sua scoperta scientifica. Ritroviamo poi Norman che parla con Goblin, una scena visivamente simile a quella del primo Spider-Man. Yes. And then grant his wish. But how? The cunning warrior attacks neither body nor mind. Finché non spacca l'elmo, differenziandolo quindi dal Green Goblin della trilogia originale e preparandolo al suo nuovo look con cappuccio, simile ai fumetti. Tra l'altro questa inquadratura coincide con quella di Spider-Man 2 dove Peter abbandona il costume nella spazzatura. Vediamo poi la pubblicità per Fist, l'organizzazione di beneficenza che si prende cura dei senzatetto di New York, dove nel film fa da volontaria zia May e che esiste anche nei fumetti dove è gestito da Martin Lee, ossia Mr. Negative, un cattivo che potremo possibilmente vedere nei prossimi film. Quando Norman ricompare con zia May dice che qualcuno sta vivendo in casa sua, cosa che ricorda la situazione post-Flip analizzata negli ultimi prodotti Marvel, e che la Oscorp non esiste. Al posto della torre Oscorp ci potrebbe infatti essere un altro edificio, visto che non c'è più l'Avengers Tower, che però rimane ancora un mistero, anche se io punto tutto sul Baxter Building dei Fantastici 4. Nomina anche suo figlio Harry, ma lascia incompiuta la frase, come indicare quindi che esista un Harry Osborn in questo universo, e che quindi potremo vederlo nei prossimi film, ma che sia diverso da quello di James Franco. E indossa una felpa viola e un cappotto verde, i colori di Goblin nei fumetti. Peter poi dice a May che la situazione di Norman e degli altri non è un suo problema, facendo riferimento a questa scena del primo Spider-Man. I missed the part where that's my problem. Quando zia May accompagna Peter e Norman al Santa Santorium vediamo la scritta Dicto sul furgone, riferimento al fumettista Steve Dicto, co-creatore di Spider-Man e di Doctor Strange. Otto parla poi del momento in cui ha lasciato la sua timeline, ossia quando teneva Spider-Man per la gola, riferimento a questo momento in Spider-Man 2. E Electro fa riferimento al suo momento, riprendendo la battaglia di The Amazing Spider-Man 2, mentre Lizard chiede se anche lui sia morto, ed effettivamente nell'universo di Andrew non lo è, finisce in prigione. Otto chiama poi il Dottor Strange un mago per feste per bambini, possibile riferimento a questi due momenti in Infinity War. You must be popular with children. What is your job exactly besides making balloon animals? Vediamo poi la Macchina de Cadavus, una versione MCU del Crystal of Cadavus, un cristallo magico a forma di teschio. Quando Peter ruba la scatola vediamo Strange cercare di recuperarla, scendendo Peter dalla sua forma fisica verso il piano astrale, mossa già vista nei suoi film e in Endgame. Mentre nella sua forma astrale vediamo la rappresentazione fisica dello Spidey Sense intorno alla testa di Peter, proprio come nei fumetti. Rivediamo poi il mantello magico di Strange in azione, con il quale Peter aveva già avuto un incontro ravvicinato in Infinity War. Compare poi un'edicola con alcune riviste in primo piano, tra cui il Time visto prima, alcune su Mysterio e People Magazine con un'intervista a Liz, la cotta di Peter in Homecoming, che lo chiama bugiardo. Strange apre poi la dimensione specchio, già vista nei film di Doctor Strange e in Infinity War. Ci viene poi ricordato che siamo vicini al periodo natalizio, cosa che va a coincidere con la fine della serie di Hawkeye. Quando Peter torna dai visitatori e gli spiega il suo piano, Norman dice che può aiutarlo in quanto I'm something of a scientist myself, riprendendo l'esatta frase già usata nella trilogia originale. You know, I'm something of a scientist myself. Peter e Ned poi rifanno la loro stretta di mano già vista negli scorsi film. Quando arrivano nell'appartamento di Happy, Dr. Octopus cita Tony, riferendosi a lui come lo scapolo i cui rottami Peter userà per cercare di aiutarli. E questa frase, a teenager using scraps from a bachelor junk drawer, funge anche da riferimento alla frase di Obadiah nel primo Iron Man su come Stark abbia costruito la sua armatura in una caverna. Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps!
Subito dopo vediamo infatti una scatola etichettata Stark, all'interno della quale vi è un macchinario molto simile a quello visto in Far From Home e l'Arc Reactor di Tony. Vediamo anche la scritta Slott, riferimento a uno dei fumettisti di Spider-Man, Dan Slott. Sandman poi dice a Electro che vuole tornare a casa per stare con sua figlia, che compare nel terzo film di Spider-Man, dove ci viene detto che è fortemente malata, ed è proprio per pagare le medicine alla figlia che Flint iniziò a compiere crimini. Max poi scherza su come bisogna stare attenti a dove si cade, in quanto sia lui che Flint sono diventati così perché sono caduti in luoghi pericolosi, riferimento sia alle loro origini da super cattive, sia un occhiolino della Marvel a se stessa, come a dire sì, lo sappiamo, ci rendiamo conto della ripetitività della cosa, ed è anche una battuta molto divertente. Vediamo poi lo Spider-Sense di Peter attivarsi con un dolly zoom e una musica a sinistra in sottofondo, in pieno stile Raimi. Vediamo poi Dr. Octopus cadere dall'edificio, simile a come era accaduto in Spider-Man 2. Quando arriva Lizard dice a Peter che gli aveva detto che ci sarebbero state delle conseguenze, che è un foreshadow della tipica frase dello zio Ben. Norman dice poi a Peter che il suo punto debole è la moralità, cosa che caratterizza anche gli altri Spider-Man. Usando poi l'aliante che nel primo Spider-Man lo aveva ucciso, colpisce May, portando avanti lo stesso piano della trilogia originale, ossia attaccare prima il cuore, quindi le persone a cui tiene, andando anche lì ad attaccare zia May. But deliver us. May poi dice a Peter la famosa frase dello zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Stavolta però resa fumettisticamente più accurata citandola alla perfezione, ossia with great power there must also come great responsibility, frase che però risulta essere una maledizione nonché condanna a morte per chiunque la pronunci. Mentre sta morendo vediamo un chiaro parallelismo tra la morte di May e quella di Tony in Endgame, sia per come è girata la scena, sia in quanto Peter sta perdendo un'altra figura mentore, sia in quanto entrambi si sono sacrificati per un bene maggiore. Passando poi a Ned vediamo che riesce, senza alcun tipo di addestramento, ad aprire un portale magico con l'anello di Strange, possibile riferimento a come lui stesso dica che nella sua famiglia scorra la magia, e di come potrebbe essere un futuro apprendista di Strange, o seguendo gli ultimi fumetti di Symbiote Spider-Man di Mordo, che tornerà appunto in Multiverse of Madness. Quando Andrew compare sentiamo il suo tema musicale di The Amazing Spider-Man, e la stessa cosa succede quando appare anche Tobey, con il suo tema musicale in sottofondo. Tobey dice che il suo posto dove staccarsi dal mondo è in cima al Chrysler Building, cosa che vediamo appunto nei suoi film. Quando gli altri Peter arrivano dal Peter di Tom Holland, si posizionano sulla torre dell'edificio come degli angeli custodi, che sono appunto lì col compito di proteggerlo. Tobey nomina poi lo zio Ben l'aver dato la caccia all'uomo che credeva responsabile della morte di suo zio, come visto nel primo Spider-Man, mentre Andrew cita la perdita di Gwen, vista appunto in The Amazing Spider-Man 2. Al laboratorio il Peter di Andrew dice che ha già curato Connors in passato, appunto nel suo film, e che può farlo di nuovo in quanto it's no big deal, riferimento allo scandalo delle mail hackerate di Sony del 2014, in una delle quali, per rendere il personaggio di Spider-Man più attraente per i giovani, volevano fargli dire a tutti i costi la frase no big deal, che a quanto pare era in voga tra i ragazzi in quegli anni. Ned poi chiede al Peter di Tobey se abbia un migliore amico e lui risponde che è morto tra le sue braccia dopo aver cercato di ucciderlo, che è appunto quello che era successo nella trilogia dove c'era Harry Osborn. Andrew chiede poi a Tobey se abbia una relazione e l'ultimo dice che è complicato, ma alla fine lui e MJ sono riusciti a far funzionare il rapporto, relazione che era rimasta appunto senza una risposta definitiva alla fine del terzo Spider-Man. Quando Ned chiama Peter si girano tutti e tre, ricreando così il meme degli Spider-Man che si puntano a vicenda. Tobey poi dà sfoggio della sua ragnatela organica, cosa che ha solo lui e che è spesso diventata un meme. Ned poi promette a Peter che non diventerà un super cattivo che cercherà di ucciderlo, riferimento appunto a Harry Osborn, ma potrebbe anche essere un foreshadow di quello che accadrà effettivamente nei prossimi film, colui che diventerà Hobgoblin. Vediamo poi la New and Improved, per dirla alla Yelena, Statua della Libertà con annesso scudo di Capitan America in suo onore, che era stata appunto già citata nella serie Hawkeye. Tobey poi si lamenta di problemi alla schiena, riferimento ai problemi di schiena che aveva già avuto nella sua trilogia. My back! Oh, my back! E Andrew gliela scrocchia, e come fa notare News Rockstar, stavolta senza finire per uccidere qualcuno. Lo so, scusate, mi sento in colpa solo per aver riferito questa battuta crudele. Andrew e Tom fanno poi domande a Tobey riguardo le sue ragnatele organiche, rendendo il tutto un enorme doppio senso, chiedendogli se escano solo dai polsi e se abbia mai avuto un blocco, dicendo che gli è capitato a causa di crisi esistenziali, cosa che vediamo in Spider-Man 2, e a cui Andrew può relazionarsi sia in quanto anche lui ha avuto crisi riguardo alla sua identità nei suoi film, sia perché l'attore Andrew Garfield è conosciuto per i suoi discorsi esistenziali che fa durante le interviste.
Tom chiede poi quali siano i loro cattivi più iconici e Toby cita un alieno fatto di melma, riferimento quindi a Venom. Andrew in confronto si sente uno sfigato e dice di aver combattuto un russo in un costume da rinoceronte, riferimento a Rhino, brevemente apparso alla fine di The Amazing Spider-Man, ma riferimento anche a come molti ritengano che lo Spider-Man di Andrew sia il peggiore. A far fronte di ciò arriva Toby che per tirarlo su gli ripete come lui sia amazing, riferimento quindi ai titoli del suo film, ossia The Amazing Spider-Man. Ma arriva poi Electro ad abbassargli l'autostima di nuovo dicendogli che non vale nulla e possiamo concordare qui e ora come Andrew sia un fantastico Spider-Man. In questo canale we stand Andrew Garfield. Continuiamo nei commenti la petizione per il terzo Amazing Spider-Man con l'hashtag Make the Amazing Spider-Man 3. E vediamo qui l'energia di Electro formare delle punte, ossia come viene rappresentato nei fumetti. Tom poi si vanta di essere un membro degli Avengers, che prima di interrompersi sta per definire Earth's Mightiest Hero, ossia come vengono chiamati nei fumetti. Ma gli altri due non hanno idea di che cosa siano gli Avengers, pensando sia una band, ed effettivamente esiste una band che si chiama così, ma può essere anche un riferimento a quello che disse Bruce in Infinity War. The Avengers broke up. We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? Rivediamo poi il meme dove si puntano e qui decidono che Tom sarà Peter 1, Toby Peter 2, mentre Andrew Peter 3. Riferimento a come sia l'unico a non avere un terzo film. Ma la cosa potrebbe cambiare presto, dai Sony! Andrew dice poi agli altri due che li vuole bene. No, non è un riferimento, è solo una scena così tenera che non potevo nominarla, soft boy Andrew. Abbiamo poi uno shot di loro tre insieme che posano. No, nemmeno questo riferimento, ma cazzo quanto è bella e figa questa scena! Ma comunque l'ordine in cui atterrano e posano è lo stesso nel quale sono usciti i loro film, prima Toby, poi Andrew e infine Tom, replicando anche le tipiche pose mostrate nei loro film. Lizard poi entra nel laboratorio dove sono Ned e MJ, cosa che fa riferimento al combattimento di Amazing Spider-Man, anch'esso svoltosi in un laboratorio. Dopo che Electro è stato curato, dice a Andrew che è tornato a essere un nobody, riferimento al suo primo incontro con Spider-Man. You're not a nobody, you're somebody. Lizard viene poi trasformato nella sua forma umana grazie a un siero gassoso verde, simile a quello usato dallo stesso in The Amazing Spider-Man. E una cosa simile succede a Sandman, con l'antidoto che emette una luce gialla e ruota simile al macchinario che l'aveva reso così. Max poi commenta come Andrew sia solo un ragazzino, al che Andrew fa spallucce in quanto ormai l'attore ha ben 38 anni. E continua dicendo come pensasse che fosse nero e sperando che ci sia uno Spider-Man nero da qualche parte, chiaro riferimento a Miles Morales. Abbiamo poi la reunion di Doc Ock e Toby che gli dice che sta cercando di migliorarsi, esattamente quello che gli aveva detto quando lo incontrò in Spider-Man 2. Trying to do better. Strange poi dice a Peter che ha dondolato sul Grand Canyon per 12 ore, cosa che ricorda molto la frase che disse Loki in Ragnarok. I have been falling for 30 minutes! Arriva poi Goblin che dice Can Spider-Man come out and play? Riferimento a questa scena in Spider-Man. Can Spider-Man come out to play? Mentre MJ cade viene salvata da Andrew, riferimento e simbolismo di come non sia invece riuscita a salvare Gwen dalla sua caduta, e invece qui abbia la sua redenzione e abbia imparato l'errore, salvandola non grazie alla sua ragnatela, ma buttandosi anche lui e prendendola così nelle sue braccia. Ned poi viene preso dal mantello di Strange, che sembra un altro accenno al suo possibile futuro, e infatti in sottofondo si sente il tema musicale di Doctor Strange. E la Statua della Libertà con lo scudo viene distrutta, cosa che fa riferimento a quello che disse J. Jonah Jameson, ossia che Spider-Man stava per distruggere un altro monumento storico. Durante lo scontro con Norman, Tom prende l'aliante con l'intenzione di ucciderlo, che era esattamente come era morto nel primo Spider-Man. E una mossa molto simile era stata usata da Cap contro Tony in Civil War, usando il suo scudo. E da notare come infatti il combattimento qui sia proprio dentro lo scudo di Cap. Mentre il tessuto della realtà si sta disintegrando, vediamo le silhouette di alcuni personaggi, tra cui Kraven, Black Cat, Scorpio, Rhino, Superior Spider-Man, personaggi quindi che potrebbero apparire nei futuri film di Spider-Man, ma anche Mysterio. Prima di andarsene, Toby rassicura Peter dicendogli che loro sono fatti così. È la loro etica e il loro compito aiutare gli altri, proprio come gli ha detto zia May a inizio film e come gli ha ricordato MJ quando Doc Ock gli ha chiesto perché non li ha lasciati morire, semplicemente perché non è fatto così. E infine si abbracciano tutti e tre. No, nemmeno questo è un riferimento, ma non potevo nominare questa scena bellissima! No, non potevo, ok? Guardateli, voglio altre 6 ore di loro tre assieme. Prima di lanciare l'incantesimo, Peter e Ned fanno per un'ultima volta la loro stretta di mano e MJ gli dice che gli conviene venirla a cercare e sistemare le cose perché sennò capirà lei stessa come stanno le cose, visto che l'ha già fatto in passato. Riferimento a come in Far From Home avesse capito che Peter era Spider-Man. Strange poi lancia l'incantesimo attraverso delle rune che vediamo nel cielo, simile alla scena del combattimento finale in WandaVision. E dopo aver lasciato il testimone, anche Toby e Andrew se ne vanno, con quest'ultimo che fa il segno della pace. Riferimento ancora qui al trend dei giovani di fare quel segno. Al bar dove lavora MJ, Peter ordina un caffè e sulla tazza vediamo la scritta We're happy to serve you, ossia siamo felici di servirvi, che è un messaggio da parte di Marvel stessa a noi fan, come a dirci che questo intero film è stato una lettera d'amore
sia ai 20 anni di film di Spider-Man, sia al fandom che ha sostenuto il personaggio e la Marvel durante tutto questo percorso. E tra l'altro compare anche nel quinto episodio di Hawkeye nel furgone della Tracksuit Mafia. Sulla tomba di May c'è lo stesso epitaffio che compare nel videogioco di Spider-Man del 2018. Qui Peter incontra Happy che fa riferimento a Tony quando dice che non molto tempo fa ha perso il suo migliore amico e ha provato lo stesso dolore. E la scena mimica anche la fine del primo Spider-Man sia di Tobey che di Andrew, anche se ambientato in un cimitero. Quando si trasferisce nel nuovo appartamento sentiamo il padrone di casa ricordargli dell'affitto, proprio come nella trilogia originale c'era il signor Diktovich che glielo richiedeva. Give me rent. Rent? Rent? Rent! Where's my money? E il nuovo appartamento di Peter assomiglia anche parecchio a quello di Tobey nella trilogia originale. Posiziona poi una statuetta Lego di Palpatine di Star Wars, riferimento a Ned e alla sua scena introduttiva in Homecoming, dove tra l'altro gli chiedeva di unirsi a lui nel lato oscuro e costruire la Morta Nera. Altro possibile riferimento al suo futuro da cattivo? Join me and together we'll build my new Lego Death Star. What? Vediamo poi Peter ascoltare le segnalazioni della polizia, proprio come faceva Tobey nei suoi film, e vediamo una macchina da cucito, riferimento a come anche i due Spider-Man precedenti si siano creati i costumi da soli. Lo vediamo poi dondolare davanti all'albero di Natale, lo stesso che compare nell'ultimo episodio di Hawkeye, con indosso il nuovo costume scintillante, riferimento preciso a quello originale del primo fumetto in cui apparse. Durante i credits sentiamo poi la canzone Three is a Magic Number, ossia 3 è un numero magico, chiaro riferimento ai 3 Spider-Man. Nella prima scena post-credit troviamo Eddie, ossia Venom, subito dopo la scena post-credit di Venom 2, che è in un bar in Messico a farsi spiegare come funziona quel mondo, nominando un bilionario con un'armatura volante, ossia Tony, un uomo verde arrabbiato, ossia Bruce, e l'alieno viola che ama le pietre, ossia Thanos. Venom poi nomina Lethal Protector, riferimento al nome della miniserie di fumetti dedicata al personaggio. Prima di andarsene un pezzo di Venom resta indietro in questo universo, preannunciando una nuova versione di Venom, probabilmente Agent Venom, ossia Flash Thompson nei panni del nuovo corpo ospitante del simbiote. Come seconda scena post-credit abbiamo l'intero trailer per Multiverse of Madness, dove vediamo America Chavez, uno dei membri degli Young Avengers, Strange andare da Wanda e nominare gli eventi di Westview, riferimento a ciò che è successo in WandaVision, rivediamo anche Mordo, già comparso nel primo film, un nuovo look di Wanda con la stessa tiara vista in WandaVision e la punta delle dita nere, proprio come era successo con Agatha in WandaVision quando ha cercato di rubare i poteri di Wanda, il demone della forza del caos Shuma-Gorath e Strange Supreme, una versione cattiva di Strange comparsa già nel quarto episodio di What If. Prima di concludere il video volevo condividere con voi una cosa molto divertente, anche forse un po' preoccupante per la mia salute mentale e la mia passione, ossessione per la Marvel. Praticamente sono andata a vedere appunto Spider-Man No Way Home 2 volte e alla seconda volta, visto appunto che dalla prima avevo notato quanti infiniti easter egg c'erano in questo film, mi sono detta dai, mi porto un pezzettino di carta, una penna e mi segno le cose che non mi ero segnata la prima volta che l'avevo visto. Addirittura pensavo, mi porto un post-it, una cosa proprio piccola, no? Per fortuna non l'avevo trovato questo post-it e quindi mi sono portata dietro un foglio di carta. Ma appunto per fortuna che era un foglio intero, perché io sono riuscita a scrivere su tutto l'intero foglio, che adesso vi mostro bene. Però immaginatevi la scena, siete seduti al cinema a guardarvi No Way Home, possibilmente anche per la prima volta, e a fianco a voi vi trovate questa schizzata che inizia a scrivere maniacalmente appoggiandosi al suo ginocchio su un pezzo di carta rigirato per ben 4 volte che continua appunto a rigirare e scrivere su tutto quanto il foglio, non essendo neanche sicura di star riuscendo a scrivere effettivamente sul foglio, essendo che tutta la sala è completamente al buio. Insomma, mi immagino che appunto per i miei vicini di posto non sia stato proprio una scena sana da vedere, però è stato appunto molto divertente. E questo è il foglio che appunto continuavo a girare e rigirare per scriverci da tutte le parti. E niente, direi che diventerà tipo un referto storico, non so di che tipo, non so perché, ma sì, niente, diventerà un qualche tipo di referto. Ed ecco tutti gli easter eggs e riferimenti in Spider-Man No Way Home che personalmente sono riuscita a trovare. Fatemi sapere quindi se voi ne avete trovati altri nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video. E noi ci rivediamo con un video più dettagliato in cui analizzeremo l'intero film, i simbolismi e in generale la trama di questo terzo film sul nostro amico Spider-Man preferito. Quindi ci vediamo presto, ciao!